Stasera andremo ad analizzare 3 principi sulla base dei quali poter allevare dei figli, e questi insegnamenti, questi 3 principi sono tratti dalla Bhagavad-gita. And even if you don't have children and you don't plan ever to have children, you can still use this in your own life and your dealings with others. E anche se non avete l'intenzione, oppure se non avete figli, o se non avete l'intenzione di farli, tuttavia potete sempre utilizzare questi 3 principi per poter condurre la vostra vita. Now, of course, the Bhagavad Gita is not specifically a shastra about raising children. Evidentemente la Bhagavad Gita non è uno shastra che tratta il tema di allevare i figli. However, the principles can be applied to pretty much any aspect of life. Tuttavia questi principi possono essere utilizzati per poter regolare la propria vita, orientare la propria vita. So the 3 principles we're going to be looking at I 3 principi che andremo ad analizzare is first about how we use our individual nature. e il primo principio che andremo ad analizzare è come utilizzare la nostra natura propria. The next is, who are we? What is the self? E il secondo principio è chi siamo, cos'è il sé. And the last one is, how do we become happy? E il terzo è come diventare felici. So first on the area of individual nature. E il primo tema è quello della natura individuale. So Krishna makes this point twice, quite strongly in the Bhagavad Gita. E Krishna ribadisce questo concetto 2 volte molto fortemente nella Bhagavad Gita. That each of us has our own individual nature. Che ciascuno di noi possiede una propria natura individuale specifica. In chapter 3, text 33, he says, everyone is going to act according to their nature and cannot repress that nature. Nel terzo capitolo, nello sloka 32, Krishna afferma che ciascuno agisce in base alla propria natura e non è possibile reprimere questa natura. And he makes a similar point at the end of the 18th chapter. E lo stesso concetto viene ribadito alla fine del 18° capitolo. Srila Prabhupada writes us a wonderful letter in 1973. Srila Prabhupada ha scritto una lettera meravigliosa a tal proposito nel 1973. He says, Krishna has given everyone something extraordinary. Krishna ha dato a ciascuno di noi qualcosa di veramente straordinario. And to serve Krishna with our extraordinary talent means a successful life. E servire Krishna con i nostri talenti specifici significa poter realizzare la propria vita in maniera straordinaria. So it is a question of finding what is a child's nature. La prima cosa da individuare è qual è la natura del bambino. And then having them use that nature for the service of the Lord. E dopo aver individuato questa natura, come poter utilizzare questa natura al servizio del Signore. Now, if you have more than one child, I'm sure you've noticed that each of your children has their own nature. Se avete più di un bambino, avrete sicuramente notato che ciascuno di loro ha una natura molto specifica. And they can be opposite to each other. Ed è possibile che le nature siano totalmente diverse le une rispetto alle altre. And whatever you do, the children have that nature. E indipendentemente da quello che voi potete fare, i bambini mantengono, ciascuno di loro, la loro natura specifica. So what do we mean by our nature? La prima cosa da fare è quella di chiarire il termine natura propria. Not how we determine it, how do we define it? Non come la determiniamo, ma come la definiamo. What does it mean to have a nature? Cosa significa avere una natura propria? So really Krishna makes the point that we are eternal personalities. Krishna ribadisce il concetto che siamo delle personalità eterne. Personality means I have certain opinions. Personalità significa che ho determinate opinioni. I have certain tastes. Ho determinati gusti. Certain things I like and certain things I don't like. Alcune cose che mi piacciono e alcune cose che non mi piacciono. It also means there are certain ways of behaving with which I feel particularly comfortable.
E questo significa anche che ci sono alcuni modi con cui mi comporto con i quali mi sento particolarmente a mio agio. And certain ways of behaving in which I feel very uncomfortable. Ed altri modi di comportarmi con i quali mi sento molto a disagio. So some of you may be familiar with Ayurveda. Probabilmente avete familiarità con il termine Ayurveda. So in Ayurveda, there's a discussion of different bodily types. E nell'Ayurveda c'è una discussione in merito al fatto che ci sono diverse tipologie di corpo. And that different kinds of food are suitable for different bodily types. E diversi tipi di cibo sono adatti per diversi tipi di corpo. Now, this is a radical idea in Western medicine. Questa è un'idea radicale nella medicina occidentale. Western medicine, they just say, this is the good diet for everybody. Nella medicina occidentale si dice questa è la dieta che va bene per tutti. Unless you have some particular disease. A meno che non abbiate qualche tipo di malattia. But Ayurveda says these kinds of food will give this person energy, but not this person. Nell'Ayurveda invece si dice questo tipo di cibo darà energia a questo tipo di persona, però non quest'altro cibo. It's the same with our psychological body. E la stessa cosa funziona anche per i nostri corpi psicologici. Certain ways of acting will give me energy, but they might not give you energy. La stessa cosa vale appunto per il corpo psicologico. Alcuni modi di comportarsi danno energia a me, ma non necessariamente possono dare energia a te. So there are many people who've analyzed different ways of understanding what is our personality. E perciò ci sono diversi modi per analizzare qual è il nostro tipo di personalità. So we'll just look at a few of them. E analizzeremo alcuni di essi. For example, some people are very outgoing, very fast-paced, and some people are more reserved and slower-paced. Per esempio ci sono delle persone più frenetiche che procedono con un passo più spedito, altre persone invece hanno una natura più calma e tranquilla. Not tranquil. No, that's not the right word at all. That's not the right word. Più riservata. Reserved, una natura più riservata. Reserved, not peaceful. They can both be peaceful. Sì, Both entrambi possono- outgoing and reserved can be peaceful. So is it reserved, the right term? So riservato. Well, reserved is the right term in English. I'm not sure what it is in Italian, but it's definitely not tranquil. Introverted? That's probably not the right word either. You could say fast-paced or slower-paced. Si può dire una persona procede ad un passo più spedito e una persona procede con un passo più lento. That's better. Just like you see the deities are wearing garlands of flowers. Proprio poi potete vedere che le divinità indossano dei tipi di ghirlanda. So in some of our temples, the deities are very large, and so the garlands are like this big. In effetti nei nostri templi ci sono delle divinità che sono molto grandi, perciò indossano delle ghirlande molto grandi. So I have one friend who would take 2 hours to make one of these flower garlands. Ho un amico che ci prende un paio di ore per poter fare queste ghirlande. She would take each flower and position it. Prende ciascun fiore e lo posiziona nel posto giusto. Molto lentamente. And somebody else I know who would just do this. Qualcun altro invece procede con un passo più rapido, più frenetico. And the whole flower garland was finished in 10 minutes. E riesce a porre tutti quanti i fiori in 10 minuti. So that's one kind of difference in personality style. Per esempio, questi sono degli esempi delle diversità negli stili delle personalità. Some of us really like to be around people. Alcuni di noi vogliono stare assieme alle persone. Some of us, we want limited dealings with people. Alcuni altri vogliono avere dei contatti più saltuari con le persone. We'd rather work on something by ourselves. Preferiamo lavorare per conto nostro, per esempio. Some people like to be leaders. Alcuni amano essere dei leader. Some people want to be followers.
altri vogliono essere quelli che seguono, Some people want to work on a team. alcuni vogliono lavorare in una squadra, Some people hate working on a team. alcuni altri odiano lavorare in una squadra, Some people get energized by taking risks. alcuni si energizzano prendendosi dei rischi, Some people are much more cautious. alcuni altri sono più prudenti, Some people see the big picture and they don't care about the details. alcuni vedono il quadro generale e non si preoccupano troppo dei dettagli, Some people are very interested in the details. alcuni altri sono più interessati ai dettagli. Some people accept things very easily and other people it's very hard to convince them. Alcune persone riescono ad accettare le cose più facilmente, altri sono più difficili da convincere. Some people have a much more positive outlook on life and some have a more negative outlook. Alcune persone hanno una visione più positiva della vita, alcuni altri hanno una visione negativa della vita. By the way, being completely positive is not good. Tuttavia, essere completamente positivi sulla vita, sulle questioni della vita, non è una cosa completamente giusta. Then you will do very dangerous things. Perché in questo caso correte il rischio di fare delle cose sbagliate, molto pericolose. Some negativity is useful, Un po' di negatività può essere utile, but we each have some place we are on the spectrum between positive and negative. però ciascuno di noi è posto all'interno di una posizione specifica nello spettro che va dal positivo al negativo. Some of us like to think in terms of duty and what has to be done. Alcuni di noi pensano in termini di dovere e ciò che deve essere fatto. And some of us like to think about the possibilities of what could be done. E alcuni altri pensano alle possibilità di ciò che potrebbe essere fatto. Some of us are really good at focusing on one thing and cutting out everything else. Alcuni di noi riescono a focalizzarsi molto precisamente su alcuni aspetti, però togliendo tutto il resto. And some of us notice everything. E alcuni di noi invece riescono a notare qualsiasi cosa all'interno di un certo contesto. There are many, many other examples. Ci possono essere molti altri esempi. And each of us are a particular combination of these traits. E ciascuno di noi ha una combinazione particolare di tutte queste nature, di tutti questi tratti. How do you know what kind of nature your child has? Come puoi sapere che tipo di natura ha tuo figlio? This may surprise you. Questo potrebbe sorprendervi. It's probably what you find most annoying about them. È quello che voi trovate più disturbante di loro. Because when you're a little child, you don't always apply your personality in the proper way. Perché quando i bambini non applicano la vostra personalità nel modo che voi pensate sia corretto. And you cannot get the child to stop being like that because it's their nature. E non riuscite a fermare il bambino dall'essere in quel modo perché questa è la sua natura. So I can give you a simple example from myself. Posso darvi un piccolo esempio della mia esperienza personale. So I started going to a nursery school. You know what a nursery school is? Like a preschool? Ho iniziato ad andare ad una scuola materna When I was 3 years old. quando avevo 3 anni. So it became a joke for many years in our family. E questa cosa è diventata uno scherzo di cui ridavamo nella nostra famiglia per molti anni. That the teachers would complain to my parents. Che gli insegnanti si lamentavano con i miei genitori. They said, the problem with your daughter is she won't just be one of the students. E il problema di vostra figlia è che lei vuole essere uno di questi studenti. She's always trying to be one of the teachers. Lei non vuole essere uno di questi studenti, lei vuole essere uno degli insegnanti. So my parents were repeating this story to me over and over again. E i miei genitori questa storia è stata ripetuta molte volte. Telling me there was something wrong with this. E che mi dicevano che questa era una cosa sbagliata. And I should not be like that. E che non dovrei essere in questa maniera. So it wasn't until I was 24 years old that I realized I am a teacher. E
però è successo che all'età di 24 anni mi sono resa conto che io sono un insegnante. But my parents and my teachers just found this annoying in me. Però i miei genitori e i miei insegnanti trovavano che questo era una cosa disturbante, era una cosa sbagliata in me. They kept trying to get me to stop being a teacher. E hanno fatto di tutto per cercare di far sì che io non fossi un insegnante. So often this is the situation with our children's nature. E spesso questa è la situazione con la natura dei nostri figli. Especially if they have a nature that's very different from ours. Specialmente se la loro natura differisce molto rispetto alla nostra natura. What our nature is something we do automatically. La natura è qualcosa che noi mettiamo in atto automaticamente. Like breathing. È come respirare. We may not even be aware that we're doing it. Potremmo anche non essere coscienti del fatto che stiamo respirando. We do it whether we're asked to do it or not. Lo facciamo comunque, indipendentemente dal fatto che ci venga chiesto oppure no. Whether we are paid to do it or not. Indipendentemente dal fatto che veniamo pagati o meno. And this is Krishna's point in the Bhagavad Gita. E questo è esattamente il concetto che Krishna esprime nella Bhagavad Gita. You cannot repress your nature. Non puoi reprimere la tua natura. So the first point is to find what is the child's nature. Quindi la prima cosa da fare è quella di scoprire qual è la natura del bambino. And then to realize that there's no nature that is good or bad. E la seconda cosa da fare è quella di rendersi conto, di prendere atto del fatto che non esiste una natura che sia buona o sbagliata. Wait a minute. Suppose you have a very negative, critical person. Ma aspetta un secondo, supponiamo che la persona sia molto negativa e critica. Who doesn't work well with other people. Che non riesce ad andare d'accordo, a lavorare bene con altre persone. And likes to just do everything by themselves. E che cercano di fare tutto quanto loro stessi, da loro stessi. Wouldn't that be a bad nature? Questa, in questo caso, non è una natura sbagliata? No, they would make a very good inspector. No, perché in questo caso sarebbero degli ispettori molto bravi. And we need people like this. E noi abbiamo bisogno di questo tipo di persone. Somebody who will go in the restaurant and see is things actually clean. Qualcuno che per esempio ispeziona i ristoranti e verifica che le cose siano effettivamente pulite. Cannot be someone, oh, you are my friends, of course it is clean. Oppure persone che vanno in un ristorante e dicono tu sei il mio amico, evidentemente le cose sono pulite. It was clean last week, I don't have to see it. Era pulito la settimana scorsa, io adesso lo devo verificare nuovamente. It has to be someone who's never convinced. Deve essere qualcuno che non deve essere mai convinto. So we need people like that in that position. Abbiamo bisogno di questo tipo di persone per quel tipo di posizione. So you want to find in what place will my child's nature be an asset. Allora la cosa che dobbiamo fare come genitori è quella di scoprire in che posizione, in che posto la natura del bambino, del figlio può essere un vantaggio. Suppose you are a risk-taking person. Supponiamo che voi siate una persona che prende dei rischi. Then you should not be managing the accounting. In questo caso non dovete gestire la contabilità. Suppose you are a very cautious person. Supponiamo che voi siate una persona molto prudente. Then you should not preach Krishna consciousness in Saudi Arabia. In questo caso non dovreste essere la persona che va a predicare la coscienza di Krishna in Arabia Saudita. So you want to find what is the proper position for your child. E allora la cosa da fare è quella di trovare la natura, di scoprire la natura e la posizione del bambino, del figlio. Every nature has its proper position. Ciascuna natura ha una collocazione, una posizione. And when your nature is in the right position, then you can see, oh, this is a good nature.
E quando la natura si trova nella posizione giusta, si può vedere che quella natura è giusta, va bene. A bad nature simply means a good nature in the wrong place. Una natura sbagliata, cattiva, significa una buona natura nel posto sbagliato, nella posizione sbagliata. But one more thing besides place. Ma una cosa oltre al posto. It's also the consciousness with which you use your nature. È anche la coscienza che mettete nell'utilizzare la vostra natura. Now the Bhagavad Gita, in the Bhagavad Gita, Krishna talks about 4 kinds of consciousness. Krishna nella Bhagavad Gita parla di 4 tipi di coscienza. And we can display our nature in any of these 4 levels of consciousness. E noi possiamo mostrare la nostra natura in tutti questi 4 livelli di coscienza. So you want to find the proper place for your child's nature, but also the highest consciousness of your child's nature. Perciò voi dovreste vedere di trovare un posto giusto per la natura di vostro figlio, ma anche nel livello più elevato. So these 4 levels of consciousness have Sanskrit words. Questi 4 livelli di coscienza hanno un nome in sanscrito. Which you can, if you can remember them, that's very good. Se potete ricordarvi sarebbe molto bello. The lowest level is called tamas. Il livello più basso è chiamato tamas. The next level is called rajas. Il livello successivo si chiama rajas. The next is called sattva. Il terzo livello si chiama sattva. And the top is called yoga. E al vertice si trova lo yoga. So tamas means ignorance. Tamas significa ignoranza. This means sinful materialism. Questo significa un materialismo crasso, un materialismo pieno di peccato. Let's take a person who is a risk taker. Supponiamo che ci sia una persona che prende dei rischi. They're energized by danger. Sono energizzati dal pericolo. If something's dangerous, they're more enthusiastic. Se c'è qualcosa, se c'è da correre un rischio pericoloso, in questo caso diventano più entusiasti. If they are in tamas, what kind of things would they do? Se si trovano in uno stato di coscienza in tamas, che tipo di cose faranno? Maybe they would sell illegal drugs. Forse venderanno droghe illegali. Get involved in some kind of dangerous criminal activity. Oppure verranno coinvolti in alcuni tipi di attività criminali. Or maybe get involved in extreme sports that could injure their bodies. O forse si coinvolgeranno in sport pericolosi che possono danneggiare, ferire il loro corpo. So that's the level of sinful materialism. Questo tamas è il livello del materialismo peccaminoso. Then there's rajas. Raja also means king. Rajas è il secondo livello, il livello superiore, e Raja significa anche re. You could think about a good king. Potete pensare a Rajas in termini di un re buono. Not the medieval kings that we all threw out and got democracy instead. Non i re medievali di cui ci siamo sbarazzati in periodi successivi delle democrazie. You think of some idealized picture of a king. Una figura idealizzata di un re. This is pious materialism. That is? That Raja means pious materialism. Questo significa un materialismo pio. Honor, justice, righteousness, care. Onore, giustizia, prendersi cura. So suppose someone is a rich risk taker in Rajas. Supponiamo che ci sia una persona che si prende rischi ed è pieno di rajas. As a pious materialist. Come materialista pio. Maybe they will start a hospital in the middle of a war zone. Forse costruirà un ospedale nel mezzo di una zona di guerra. Maybe they will start a risky business in order to try to employ poor people. Forse inizieranno un'attività rischiosa con lo scopo di poter impiegare delle persone povere. Then we can look at sattva. E a questo punto vediamo al terzo livello, che è sattva. Sattva is still materialistic. Sattva è ancora materialista.
but it is concerned with detachment and liberation. ma ha a che fare con il distacco e la liberazione, With balance and harmony. con l'equilibrio e con l'armonia. So what would a risk taker in sattva do? Una persona che ha la tendenza a prendersi dei rischi nella modalità di sattva, cosa farà? They might quit their job to do meditation in the Himalayan mountains. Per esempio può lasciare il lavoro per praticare la meditazione nella regione himalayana. I just read about one famous gentleman who did this. Ho letto di un famoso gentiluomo, di una persona importante che ha fatto proprio questo. He now teaches meditation all over the world. Ed è una persona che adesso sta insegnando la meditazione in tutto il mondo. Then what about in yoga? Quando una persona si trova in yoga cosa succede? Well, we already gave one example. Abbiamo già dato un esempio. If you're a risk taker in yoga, then maybe you will teach Krishna consciousness in China or Saudi Arabia. Allora, se siete una persona che ha la tendenza a prendersi i rischi e siete nella modalità dello yoga, in questo caso potreste essere una persona che insegna la coscienza di Krishna in Cina oppure in Arabia Saudita. Those are very dangerous places to teach Krishna consciousness. Però questi sono dei posti molto pericolosi per insegnare la coscienza di Krishna. So the nature of being a risk taker does not change. Perciò la natura, la propensione a prendersi dei rischi in realtà non cambia in tutte le modalità. If your child is a natural risk taker, you will not be able to get that child to be very careful. Se il vostro bambino, se il vostro figlio ha la propensione, la tendenza a prendersi dei rischi, non potete cambiarlo e renderlo calmo. But you can do two things. Però potete fare due cose. What is the proper kind of occupation or place for this nature? Identificare qual è l'occupazione o posto più giusto per questo tipo di natura And what is the proper level of consciousness? e qual è il livello corretto di coscienza. In Tamas, I want to use my nature for my own happiness, even in ways that will hurt others. Nella modalità del tamas utilizzo la mia natura per il mio proprio beneficio anche a discapito degli altri. In Rajas, I want to use it for my own pleasure in ways that will help others. E in Rajas invece lo utilizzo per il mio piacere personale, però allo stesso tempo anche per poter aiutare gli altri. But for my own fame and glory. Ma per la mia fama e gloria. In Sattva, I want to use my nature so that I will be in balance and harmony. In sattva invece utilizzerò la mia natura per essere in equilibrio ed armonia. And in yoga, I want to use my nature so I will please God. E invece in yoga utilizzerò la mia natura per compiacere, per far piacere il Signore. So we want to train our children to find what is their nature. Perciò dobbiamo addestrare, dobbiamo insegnare ai nostri figli il modo per poter identificare la propria natura. To accept their nature with both its good and bad qualities. Accettare la propria natura, la natura del bambino, con i lati positivi e negativi. To find the proper place and position where the good parts of their nature will be able to manifest. E trovare una posizione, un'occupazione, un impiego che possa far sì che si sviluppi la parte positiva. And to use their nature to bring pleasure to God. E utilizzare la propria natura per compiacere il Signore. Just imagine if the whole world was like this. Immaginate solamente se tutti quanti nel mondo si comportassero in questa maniera. If from a young age people understood what is my nature. Se già da una tenera età i bambini potessero comprendere qual è la loro natura. If they were doing work and in a position where the good qualities of their nature were shining. E far sì che possano trovare, che riuscissero a trovare un impiego, un lavoro in cui le buone qualità proprie della loro natura si manifestino e risplendano. And if they were using that nature for the glory and pleasure of God. E se potessero utilizzare la loro natura per la gloria e per il piacere del Signore. What would the world be like?
Come sarebbe il mondo se tutti facessero così? Pretty nice place. Sarebbe un posto molto bello. Well, you may say, well, the nature I have in this world, is that who I really am? Però uno potrebbe chiedersi, la natura che ho in questo mondo corrisponde a ciò che io sono effettivamente? Is that all there is? È tutto quello che c'è? No. No. So that doesn't finish our duties to our children. E questo non completa i doveri che abbiamo nei confronti dei nostri figli. Krishna also teaches that we can define the word self in 3 ways. Krishna definisce che possiamo definire la parola sé in tre modi. As our body, as our mind, and as our spirit. Come corpo, come mente e come spirito. So when we talked about nature, we were really talking about just the body and the mind. E quando parlavamo della natura, parlavamo solamente del corpo e della mente? And that's important. Questo è importante. Bhagavad Gita says that's important. Bhagavad Gita dice che questo è importante. But that's not the only thing that's important. Però questa non è l'unica cosa a essere importante. Our real self, the spirit, is also important. Anche il nostro vero sé, lo spirito, l'anima, è molto importante. In fact, we can say it's more important. In realtà possiamo dire che questo è ancora più importante di tutto il resto. That doesn't mean the nature of the body and mind is not important. Questo non significa mettere in secondo piano la natura del corpo e della mente o diminuire l'importanza. Food is important. Il cibo è importante. But air is more important. Però l'aria è ancora più importante. If you have a very good meal and no air, how are you going to enjoy your meal? Se avete un pranzo molto buono, però non avete aria, come potete godervi il pranzo? All your favorite food, Oppure il vostro cibo preferito, your best friends, i vostri amici migliori, a live band playing music, una band che suona dal vivo, an elegant eating area, una zona in cui mangiare molto elegante, beautiful artwork, delle decorazioni molto belle, but no air. però non c'è aria. The life of the spirit is like our air. La luce dello spirito è la nostra aria. It is our most essential need. Questa è la nostra necessità più essenziale. So Krishna explains this many places in the Bhagavad Gita. Krishna lo spiega in molti posti nella Bhagavad Gita. He says our body is superior to just dull material things. Il nostro corpo è superiore a delle cose materiali, a della prakriti, delle cose materiali che non hanno anima. Our mind is superior to our body. La nostra mente è superiore al nostro corpo Our intelligence is superior to our mind. e la nostra intelligenza è superiore alla nostra mente. And our spirit is superior to everything. E il nostro spirito è superiore a tutto il resto. That's in Bhagavad Gita 3:42. And in Bhagavad Gita 15:7, Krishna says that we are each part of him, part of the divine. Questo è scritto nella Bhagavad Gita, nel 3.57 We are part of him. No, the second chapter that you mentioned. No, that was 15:7. 15.7 definisce che noi siamo particelle, parti e integranti di Krishna. The Sanskrit is Mamaivam so jiva loke, jiva bhuta sanatana, manashastranandriyani, prakriti stani karshati. That the soul, the spirit, it is struggling with the body and the mind, but it is different from the body. Lo spirito combatte con il corpo e con la mente, però è diverso dal corpo e dalla mente. In Bhagavad Gita 2:12, Krishna says that we are eternal, both without beginning and without end. Nel secondo capitolo, lo sloka 12 della Bhagavad Gita, dice che noi siamo eterni, senza inizio e senza fine. In Bhagavad Gita 2:20, Krishna really nicely explains the nature of spirit. E nel capitolo 2, sloka 20 della Bhagavad Gita, Krishna spiega la natura dello spirito.
So the Sanskrit is Najayate Mriyate Vakadachid Nayam Bhufa Bhavitavana Bhuyaha Ajo Nitya Sasvato Yam Prono Nahanyate Hanumani Shrivi. That for the spirit there is never any birth, there is never any death. Per lo spirito non c'è mai nascita e non c'è mai morte. No creation, no destruction. Non c'è mai creazione e non c'è mai distruzione. Ever existing. Ed è esistito da sempre. When the body dies, the spirit does not die. Quando il corpo muore, lo spirito non muore. Now Krishna explains that our spirit is also personal. E Krishna spiega che il nostro spirito è anche personale. It's not just that I'm a little light and you're a little light and he's a little light and we're all little lights. Non è come che io sono una piccola luce, tu sei una piccola luce, io una piccola luce, non è così. We have a spiritual personality. Noi abbiamo una personalità propria spirituale. And this is a very important point. E questo è un punto estremamente importante. We were just talking about our nature. Stavamo parlando della nostra natura. That is the nature of the body and the mind in this lifetime. Che sarebbe la natura del corpo e della mente in questo segmento di vita. We have a spiritual nature and personality that is different from our material nature in this lifetime. Abbiamo una natura spirituale che è diversa dalla nostra natura materiale in questo segmento di vita. We have a spiritual personality. Abbiamo una personalità spirituale. Our material nature has good things about it and bad things about it. La nostra natura materiale ha delle cose buone e delle cose meno buone. We're not going to like everything about our material nature in this lifetime. Non ci piaceranno tutte le cose della nostra natura materiale in questo segmento di vita. And we may even waste our time trying to change it. E perderemo anche, sprechiamo del tempo a cercare di modificare questo. But our spiritual personality is perfect. Ma la nostra personalità spirituale è perfetta. It is also who we really are. Perché è ciò che noi effettivamente realmente siamo. And just like an actor may take many different roles in different dramas, but they have their own personality off the stage. È come un attore che prende diversi ruoli in diverse recite, però in realtà quando non sono sul palcoscenico l'attore ha una propria personalità specifica. So in one life after another we display many different natures, but we have our own eternal personality. Perciò vita dopo vita noi mettiamo in atto, mostriamo sul palcoscenico della vita diverse nature materiali, però abbiamo una natura eterna. We want to make sure we educate our children also for their real self. Però dobbiamo, dopo che abbiamo stabilito questo, educare i nostri bambini in modo tale per poter comprendere qual è il sé autentico. This does not mean that we want to teach them a particular religion with a particular set of rituals and beliefs. Questo non significa insegnare ai nostri bambini una religione specifica con un certo set di credenze e di rituali. That may be there. Ci sono. But that's not the important point. Ci sono, però questo non è il punto più importante. The important point is that children need opportunity to develop their spiritual personality in relationship with Krishna. La cosa importante è che loro possono sviluppare la propria personalità spirituale in relazione a Krishna. There should be time and energy for this every day. Ci deve essere tempo, deve essere dedicato tempo ed energie per questo scopo ogni singolo giorno. Just like we give them food, we give them clothes every day, we also need to give them spiritual life every day. Perciò ogni giorno, come noi diamo ai nostri bambini i vestiti, il cibo, dobbiamo dare a loro ogni singolo giorno un insegnamento e la possibilità di poter sviluppare la loro natura spirituale. Also, otherwise we are leaving out the most important part of their lives. Altrimenti lasciamo fuori ciò che costituisce la parte più importante della vita. Spiritual activities should be joyful. Le attività spirituali devono essere piene di gioia. They shouldn't be forced. Non devono essere forzate. They shouldn't be full
of negative emotional experiences. Non devono essere pieni di esperienze emotive negative. And they should be a regular part of life. E devono essere una parte regolare nella pratica quotidiana. So here in the Krishna consciousness movement, we teach people what kind of spiritual activities one can do on a regular basis. Perciò nel nostro movimento per la coscienza di Krishna insegniamo alle persone ad identificare quali sono le attività che devono essere praticate su una base regolare. And these are activities again based on the teachings of the Bhagavad Gita. E queste attività sono basate sugli insegnamenti della Bhagavad Gita. Activities like reading the Bhagavad Gita and talking about what is the meaning and how can we apply it. Le attività, per esempio, sono quelle di leggere la Bhagavad Gita e parlare della Bhagavad Gita e parlare delle applicazioni della Bhagavad Gita. Singing songs in glorification of the divine. E cantare delle canzoni in gloria del divino. Talking about the activities and the qualities of Krishna and saintly persons. E parlare delle attività e delle qualità di Krishna e delle persone sante. Spending time in sacred places like this temple. Trascorrere del tempo in posti sacri come questo tempio. Even making a sacred place in your own home. E creare degli spazi sacri anche nella vostra casa. Engaging in worship of the Lord. E coinvolgendovi nell'adorazione del Signore. Thinking of Krishna as our friend. Pensando a Krishna come il nostro amico. Serving others to help them come closer to the Lord. E servire altre persone con lo scopo di avvicinarli al Signore. Offering prayers. Offrire delle preghiere. And offering our food to the Lord. Offrire il cibo al Signore. Learning how to cook vegetarian food and offer them to Krishna. Imparare a come cucinare, preparare del cibo vegetariano e come offrirlo a Krishna. So one of the most important spiritual activities we teach in the Hare Krishna movement is meditation. Una delle cose più importanti come attività che insegniamo nel movimento Hare Krishna è la meditazione. So meditation is becoming very popular in the world. La meditazione è diventata molto popolare nel mondo. People are understanding that they have to exercise the body, but they also need to meditate. Le persone imparano che devono esercitare, devono praticare della ginnastica per il corpo, però devono anche praticare la meditazione. But we have to say that most places where meditation is taught, it's taught simply as an exercise for the mind. Ci viene insegnato che la cosa della meditazione è il pensiero, però il pensiero è collegato alla mente. And it's been stripped of its spiritual content. Viene praticamente spogliato del proprio contenuto spirituale. So the most meditation that's being taught today is just a shadow of what meditation can be. Praticamente la maggior parte della meditazione che viene insegnata oggi è priva dell'insegnamento vero di ciò che la meditazione dovrebbe essere. Now I find it very interesting that even a shadow of meditation gives people a lot of material benefits. Trovo che anche l'ombra della meditazione, una meditazione molto povera, dà una serie di benefici materiali alle persone. If you notice the list of benefits from the shadow meditation, you'll find that they all look like this sattva. E allora se vedete quali sono i benefici di una meditazione molto bassa, vedete che tutto questo ha a che fare con il livello di sattva. It gives people a feeling of balance and harmony. Perché le persone riescono a sentire equilibrio e armonia. Detachment. Distacco. Makes them more forgiving and compassionate. Li rende più compassionevoli e con la tendenza a perdonare. It gives them more choice in dealing with their emotions and desires and actions. Praticamente gli dà un equilibrio maggiore, una capacità maggiore di poter gestire le proprie emozioni ed azioni e anche desideri. It allows them to see things in the proper perspective and make good choices. Gli consente di poter vedere le cose nella giusta prospettiva e di fare di conseguenza delle giuste scelte. It fills them with happiness. E li riempie di felicità.
some of the top meditators will say you can get joy on demand. Uno dei top meditatori dice che puoi ottenere la gioia su richiesta. These are all the symptoms of sattva. Tutti questi sono i sintomi di sattva pura. But sattva is still material. Però sattva si trova ancora sulla piattaforma materiale. It's not yet touching the spirit. E non è ciò che ha a che fare con lo spirito. Now, if sattva is so wonderful, imagine going beyond there to yoga. Se sattva è così meraviglioso, immaginatevi come può essere se si riesce ad andare oltre a questo e ad andare allo yoga. Now, many places in the world, children are being taught this kind of sattva meditation. In molti posti del mondo ai bambini viene insegnata questa meditazione che si situa in sattva. With so many benefits for the children. Con così tanti benefici per i bambini. So we would like to suggest a yoga meditation. Perciò noi suggeriremo una meditazione yoga. Which has all the benefits of sattva and more. E che contiene tutti i benefici di sattva e più di questo. The joy in sattva is limited. La gioia in sattva è limitata. It's limited by our own spirit. È limitata dal nostro proprio spirito. The joy in yoga is unlimited. La gioia in yoga è molto più di questo. Because then we are connecting with the Supreme Spirit. Perché con lo yoga riusciamo a collegarci con lo spirito supremo. In sattva one becomes detached and intelligent and farsighted. Una persona che si trova in sattva diventa intelligente, distaccato e lungimirante. And equipoised. E anche equanime. But meditation in yoga gives you great emotional happiness and varieties of relationship with Krishna. Però la meditazione che si situa in yoga dà una grande varietà di relazioni con Krishna. So this meditation, of course, is on the Hare Krishna mantra. E questo tipo di meditazione è ciò che noi esprimiamo con il mantra Hare Krishna. So people doing sattva meditation, maybe they're meditating on their breath. Le persone che fanno una meditazione in sattva forse meditano sul proprio respiro. But we are going to meditate on the sound of God. Però noi meditiamo sul suono di Dio. Now when you teach your children this meditation, please remember it is not a religious ritual. Quando insegnate questo tipo di meditazione ai vostri figli, vi prego, ricordatevi che non è un rituale religioso. And although we are saying the mantra, e sebbene noi pronunciamo il mantra, the idea is not just to make some noise with your mouth. L'idea non è quella di fare solamente un po' di rumore con la bocca. The idea is to enter into a deep state of concentration. L'idea è quella di entrare in uno stato profondo di concentrazione. Wait a minute, you might say, didn't you say sattva meditation was just using the mind? Ma aspetta un secondo, non hai detto che la meditazione sattva è quella di utilizzare la mente? This also sounds like it's just the mind. E sembra che anche in questo caso si parli di mente. Well, yes, it starts that way. E sì, effettivamente inizia con la mente. It starts on the platform of the body and the mind. E inizia sulla piattaforma del corpo e della mente. But it starts to awaken the spirit. Però inizia anche a risvegliare lo spirito. Which sattva meditation cannot do. E la meditazione in sattva non riesce a fare questo. And at a certain point of the spirit's awakening, e ad un certo punto del risveglio dello spirito, then the meditation comes directly from the spiritual world into the heart. E praticamente la meditazione entra direttamente nel pensiero dalla piattaforma spirituale. So in order to meditate properly using the Hare Krishna mantra, perciò come si medita in maniera corretta utilizzando il mantra Hare Krishna? one also needs to hear about Krishna. Uno deve anche sentire Krishna, di Krishna. So that while meditating on the mantra, one will naturally think about Krishna's activities and form and qualities. Perciò mentre si medita su Krishna si inizierà a realizzare la forma, le qualità e i divertimenti di Krishna. And this is something that can be taught even to young children.
E questa cosa può essere insegnata anche ai bambini molto piccoli. Of course, we also have nice chanting with music. Naturalmente noi cantiamo facendo anche della bella musica. And in these ways we will nourish the children spiritually as well as physically and mentally. E in questa maniera noi possiamo prenderci cura dei bambini anche spiritualmente e non solamente del corpo e della mente. Now, we could take so many lessons from the Bhagavad Gita to use for raising children. Possiamo prendere così tante lezioni della Bhagavad Gita per poter allevare i figli. But tonight, in the interest of time, we will just take one more. Ma questa sera, in considerazione del tempo limitato a disposizione, prenderemo solamente un ulteriore insegnamento. And this is how to become happy. Ed è come diventare felici. Our greatest desire in everything we do is to be happy. E il nostro desiderio più grande in tutto ciò che facciamo è quello di diventare felici. And the greatest thing we want for our children is for them to be. La cosa più importante che noi vogliamo per i nostri figli è quella che loro diventino felici. Now, it seems to us, as materially conditioned beings, that happiness comes from our senses and our mind. Ci sembra, come esseri condizionati, che la felicità provenga dalla nostra mente e dai nostri sensi. But we can't control that kind of happiness. Però questo tipo di felicità non possiamo controllarla. A materialistic person spends their whole life trying to control the sources of enjoyment for their body and their mind. Le persone materialiste cercano di controllare per tutta la loro vita la fonte di piacere e di benessere per i propri sensi. Suppose we could have a happiness that was not dependent on the stimulation of our senses or our mind. Però noi possiamo avere un tipo di felicità che non ha niente a che fare, che non è dipendente dai nostri sensi e dalla nostra mente. That would be pretty nice. Questa cosa sarebbe molto bella, no? That's an unconditioned happiness. Si tratta di felicità incondizionata. But this is very tricky. Però è una cosa un po' particolare, un po'... One gets this happiness in the opposite way to what we think would bring happiness. Perché praticamente cerchiamo la felicità nel modo opposto rispetto alla ricerca che normalmente conduciamo. In fact, in the Bhagavatam, there was one saint who was only 5 years old, Prahlad. E infatti nello Srimad Bhagavatam c'era un santo solamente di 5 anni And he says, our natural state is to be happy. che diceva il nostro stato naturale è quello di essere felici. As soon as you look for happiness outside yourself, that's when your suffering begins. E quando inizi a cercare la felicità di fuori di te stesso è quello il momento in cui inizia la tua sofferenza. We generally try to be happy by taking. Normalmente noi cerchiamo di diventare felici prendendo. The secret to being happy is giving. Invece il segreto per essere felici è quello di dare. And this theme of giving or sacrifice is one of the most important themes in the Bhagavad Gita. E i temi quelli di dare e del sacrificio è uno di quei temi più importanti nella Bhagavad Gita. Again, the word sacrifice generally means something miserable. Normalmente pensiamo al sacrificio come a qualcosa di misero, di difficile. So one of the most interesting verses in Bhagavad Gita is chapter 3, text 15. Uno degli slogan più interessanti della Bhagavad Gita è nel terzo capitolo, sloka 15. Sarvagatam Brahma Nitya Yagya Pratistitam. Sarvagatam means everywhere. Sarvagatam significa in qualsiasi ovunque. Brahman means the supreme spirit. Brahman significa lo spirito supremo. The supreme spirit is everywhere. Lo spirito supremo si trova ovunque. That's a problem. How will I find him? Ma questo è un problema, come posso trovarlo? Nitya means eternally. Nitya significa eternamente. Yagya means sacrifice. Yagya significa sacrificio. Pratistitam means that is the place. Pratistitam significa quello è il posto. You want to find the supreme spirit who is everywhere? You always look in the place where there is sacrifice.
Se volete trovare lo Spirito Supremo, che si trova ovunque, dovete cercarlo nei posti in cui si svolge un sacrificio. Now, of course, sacrifice has to be done intelligently. Naturalmente il sacrificio deve essere fatto in modo intelligente. It has to be done in yoga. Deve essere fatto nella modalità dello yoga. There are sacrifices in tamas, rajas, and sattva. In effetti ci sono dei sacrifici condotti nella modalità di tamas, di rajas e di sattva. In tamas, you sacrifice for the wrong things in the wrong way. In tamas si sacrificano le cose sbagliate nei modi sbagliati. In rajas, you sacrifice for the right things, but for fame and honor. In rajas si sacrificano le cose giuste, però per la fama e per l'onore. And in sattva, you sacrifice to get equilibrium and harmony. E in sattva si sacrifica per ottenere l'equilibrio e l'armonia. But in yoga, you sacrifice for love. E però nello yoga, nella modalità dello yoga, si fa il sacrificio per amore. And with love of Krishna at the center. E specificatamente l'amore di Krishna nel centro. That then overflows to love for all living beings. Che si espande nell'amore per tutti gli esseri viventi. So if we want our children to be happy, Se noi vogliamo perciò che i nostri bambini diventino felici, it's not that just if they get into the top schools they will be happy. non è che semplicemente mettendoli nelle scuole migliori diventino felici, And the top sports, oppure negli sport top, punta, and make a lot of money, e che gli consenta di fare molti soldi, and marry an attractive and compatible spouse. e che possono sposare una sposa compatibile e molto bella, And have good health. e avere una buona salute. Those are all good things, Tutte queste cose sono buone, but they will not make us happy. però non lo renderanno felice. How many people go to a good school and have a good job and make a lot of money and an attractive spouse and they're still not happy? Quante persone ci sono che vanno in ottime scuole, hanno un ottimo lavoro, hanno una bellissima moglie, hanno molti soldi eppure non sono felici? Happiness comes by sacrificing for love of the divine. E la felicità proviene dal sacrificio per amore del divino. And we need to engage our children in such acts from a very young age. Perciò dobbiamo insegnare ai nostri bambini di coinvolgersi in queste attività già da tenera età. So we've looked at 3 areas from the Bhagavad Gita that we can apply to raising our children. Perciò abbiamo guardato 3 aree nella Bhagavad Gita, mediante le quali noi possiamo allevare i nostri figli. The first was nature. La prima cosa è la natura. Help to discover your children's nature, to identify it, Identificare e scoprire la natura propria del bambino. to find the place where it will shine, Trovare il posto in cui questa natura possa risplendere and to have their consciousness about their nature in yoga. e portare la loro coscienza in quella specifica attività, in quella specifica posizione nello yoga. The next area was to make sure we nourish our children's real spiritual self. E la seconda cosa è quella di poter nutrire, di poter dare, di poter contribuire allo sviluppo spirituale dei nostri figli, By on a regular, daily basis, engaging them in activities of the Spirit. perciò coinvolgerli ogni singolo giorno in attività di natura spirituale, Especially deep meditation on the name of Krishna. specialmente in una meditazione profonda sul nome di Krishna. And the third area is to train our children in what is the source of real happiness. E la terza cosa è quella di poter insegnare ai nostri figli qual è la vera fonte della felicità, Which is to sacrifice for the sake of love of the divine. che significa sacrificare nell'interesse dell'amore del divino. Now, obviously, all of these things don't only apply to children. Naturalmente queste cose non coinvolgono solamente i bambini, They apply to ourselves and to everyone. queste cose si applicano a noi stessi e a tutti gli altri. But it is a fortunate human being who is trained like this from childhood. Però si tratta di la persona che già in tenera età può essere allevata, possono essere insegnati questi insegnamenti, è una persona molto fortunata.